Ti sei ritrovato il giorno prima della verifica a studiare Carlo V. senza aver ancora aperto il libro né aperto un video YouTube. Adesso, con calma, ci sono io che te lo spiego in breve e in maniera sintetica. Prendi appunti, fatti gli schemi tramite questo video e appena senti una data ricordati di scrivertela e di segnare qual è il significato. Carlo nacque nel 1500 da Filippo I, denominato il Bello. Filippo possedeva i Paesi Bassi, la Borgogna e l'Austria, ma non possedeva il Sacro Romano Impero Germanico, poiché al potere c'era Massimiliano I, che era il nonno di Carlo V. La madre di Carlo V invece è Giovanna, detta la Pazza, perché al termine della sua vita perderà il senso della ragione. Giovanna era figlia di Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, e loro sono sovrani spagnoli, tra virgolette, ok? Quindi possiamo immaginare quanti territori potrà ereditare Carlo V soltanto tramite i genitori. Nel 1506 morì Filippo I, padre di Carlo V. Carlo venne designato come erede naturale di tutti i territori che possedeva il padre. Però c'era un piccolo problema, che lui era minorenne e quindi essendo minorenne non poteva salire al potere direttamente. Per l'appunto la sorella Margherita diventerà reggente e appena Carlo compierà la maggiore età salirà lui al potere. Il 5 gennaio del 1515 Carlo compie 14 anni, compie la maggiore età e quindi riceve tutti i territori del padre e può regnarli direttamente. L'anno successivo, nel 1516, muore il nonno Ferdinando d'Aragona, padre di Giovanna. Carlo riesce ad ottenere tutta la Spagna, il sud Italia e le colonie in America. Nel 1519 morì il nonno paterno, Massimiliano I, che regnava in Germania. Carlo anche qui venne designato come imperatore del Sacro Romano Impero proprio perché c'era un legame di sangue tra Massimiliano e Carlo. Però Francesco I, re della Francia, si oppose. Esso non voleva essere circondato da Carlo V e vedeva tutto ciò come una vera e propria minaccia. Così si oppose e si candidò lui stesso come imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, a discapito di Carlo V. Anche Enrico VIII, che era il sovrano dell'Inghilterra, che dovremmo ricordarci per l'atto di supremazia che approfondirò in un altro video, si candidò, però lui ebbe meno fortuna degli altri due candidati e quindi venne scartato praticamente sul nascere. Iniziò una vera e propria sfida tra Francesco I e Carlo V. 7 elettori tedeschi avrebbero dovuto decidere e designare chi fosse il candidato migliore tra i due. Alla fine di tutto venne decretato Carlo come imperatore del Sacro Romano Impero Germanico e da qui divenne il vero e proprio Carlo V, perché sennò prima era soltanto Carlo I, adesso è veramente Carlo V. Però i 7 elettori che dovevano decidere chi dovesse salire al potere tra i due furono corrotti da Carlo. Hello, darkness, my old friend. Egli prese un prestito da diversi banchieri tedeschi e non, e con questi soldi che aveva preso in prestito pagò i 7 elettori, che quindi furono tra virgolette corrotti. Quindi la salita al trono non fu proprio corretta al 100%, cioè fu un po' una ladrata come la Juventus. Il 28 giugno del 1519 Carlo fu proclamato imperatore nella città di Francoforte, con il riconoscimento di Francesco I. Dopo quest'altro successo, il dominio di Carlo in Europa era veramente vasto. Partiva dalla Germania, terminava in Spagna e passava per le colonie, quindi era veramente estesissimo. E lui, che era una persona molto ambiziosa, si era posto come obiettivo di ricreare un impero romano cristiano. Nel 1517, quindi tornando leggermente indietro, sappiamo che Lutero afflisse 95 tesi sulla chiesa di Wittenberg in Germania e quindi da qui nasce il protestantesimo. Questa cosa tenetela a mente perché per dopo sarà una cosa chiave. Quindi adesso ritorniamo al presente, tra virgolette il presente storico, quindi al presente di dove eravamo arrivati prima erano il 19, poi siamo passati al 17, adesso passiamo al 21. Nel 1521 Carlo convocò la dieta di Worms, durante la quale condannò Lutero come eretico
politico con il sostegno del Papa Leone X. Alcuni principi tedeschi decisero di salvargli la vita a Lutero appoggiando la sua causa. Questo evento ebbe come conseguenze varie rivolte contadine e interne, sempre derivanti dalla religione, perché c'era una parte che era diventata protestante e un'altra che era diventata cristiana cattolica. Tutto questo, come sappiamo, si risolverà soltanto nel 1555 con la pace di Augusta, che però vedremo dopo. Tralasciando un attimo i problemi religiosi, Carlo voleva ampliare ancora il suo impero. Nel 1521 Carlo, con il sostegno di Papa Leone X, decise di invadere Milano, che allora era possedimento francese. Quindi da qui scoppia una vera e propria guerra contro la Francia nei territori italiani e non solo. Nel 1522 abbiamo la battaglia di Bicocca, porterà inesorabilmente alla battaglia di Pavia del 1525. Quest'ultima battaglia che ho citato, quindi la battaglia di Pavia, fu uno scontro fondamentale, poiché in questa battaglia il re francese Francesco I fu catturato dalle truppe di Carlo. Come si può immaginare, questa battaglia fu una vera e propria disfatta per la Francia contro Carlo V. Il sovrano francese venne risparmiato e venne firmato il Trattato di Madrid, che stabiliva la rinuncia ai diritti di diversi territori come Milano, Genova e Firenze, il matrimonio riparatorio con Eleonora d'Asburgo, sorella di Carlo V d'Asburgo, e la terza condizione era che i figli di Francesco I dovevano essere mantenuti come ostaggi. Dopo una lunga prigionia e dopo aver firmato questo trattato, nel 1526 Francesco I viene liberato. Tuttavia i termini e le condizioni del trattato erano chiaramente umilianti e sfavorevoli per il re francese. Il 22 maggio del 1526 Francesco I infranse definitivamente il trattato e riaccese il conflitto, annunciando una nuova fase della guerra. Sempre nello stesso anno, Francia e Papato, insieme ad altri stati minori, decisero di allearsi contro Carlo V e di formare la Lega di Cognac. Al potere però del papato non c'era più Papa Leone X, ma c'era Papa Clemente VII. Carlo prese tutto ciò come un affronto e come un disonore personale, così decise di vendicarsi sia contro la Francia e sia contro il papato, distruggendo per la Francia varie basi operative francesi. Nel 1527 avvenne il fatto che ci porterà alla pace di Cambrai. I Lanzichenetti erano dei soldati protestanti di origine luterana che chiaramente non avevano di buon occhio il papato. Così Carlo, stratega militare e intellettuale, decise di mandare questi soldati protestanti a saccheggiare la città di Roma. Per 8 lunghi giorni questa divisione speciale saccheggiò e distrusse la città, tutto ciò scioccando la società dell'epoca. Dopo questo duro colpo a discapito del papato, la Lega non si sciolse subito. Nel 1529 tutti i componenti dell'alleanza decisero di arrendersi definitivamente a Carlo e questa pace sarà denominata Pace di Cambrai, quella che avevo già citato prima. E Carlo da questa pace ottenne Milano, Genova, Firenze, quasi tutto il nord Italia eccetto la Repubblica Marinara di Venezia, e si prese un pezzo del papato, quindi Marche e Abruzzo, quella zona lì. Carlo era quasi riuscito a ottenere quasi tutta l'Italia. Facendo un recap di tutti i territori che Carlo possedeva nel 1529, lui possedeva Spagna, Germania, seppur divisa in diversi principati, Austria, Paesi Bassi, Borgogna, Nord Italia, Sud Italia e le colonie in America. Mica pizza e fighi, fratello. Nel 1530 Carlo fu incoronato re d'Italia dal Papa Clemente VII. Nel 1535 Carlo intraprese una vera e propria battaglia contro i turchi ottomani per cercare di conquistare la Tunisia e consolidare il proprio potere nel Nord Africa, anche come vendetta per l'assedio di Vienna del 1529, portato avanti chiaramente dalle truppe ottomane. Nel 1536 Francesco I si alleò con gli ottomani e quindi ripresero i conflitti tra Francia e l'impero di Carlo. Le ostilità continuarono, ma si arrivò soltanto a una stabilità tra Francia e l'impero con la pace di Catecu-Cambrais. Sono il Pietro del futuro e sto per correggere la pronuncia che ho detto nel passato, perché non si dice Catecu-Cambrais, ma si dice Cato
Cambresi. Quindi si chiama così questa pace, non segnatevi Cate Cucambrais ma Cato Cambresi e ricordatevi molto attentamente che questa pace avviene dopo che Carlo abdicherà. Piccolo spoiler. Buona visione. Nel 1547 ci fu una vera e propria pace con il sultano turco, così da non intraprendere più guerre in quel fronte che non stava dando esiti positivi. Come si può notare, dopo il 1530 l'impero dove non tramontava mai il sole, quindi l'impero di Carlo, stava iniziando un po' a disgregarsi, cioè non era più potente come all'inizio. Negli ultimi anni del regno di Carlo purtroppo nacquero diverse problematiche sempre riguardo alla religione in Germania. I protestanti chiedevano più autonomia rispetto ai cristiani cattolici, poter professare liberamente il protestantesimo. Così nel 1555, come avevo già detto all'inizio del video, comunque a metà, si arriva alla pace di Augusta con il motto Cuius regio eius religio. Si sanciva in pratica una tolleranza religiosa rispetto ai protestanti. Ogni principato tedesco poteva decidere se professare il protestantesimo oppure il cristianesimo liberamente senza avere delle conseguenze. A questo punto l'impero era troppo vasto e Carlo era troppo vecchio e non riusciva più a controllare ogni confine di ogni territorio e le continue crisi lo stavano piano piano indebolendo. Carlo nel 1556 decise di abdicare a favore del figlio e del fratello. Il figlio Filippo II si prese l'Italia, la Spagna, le colonie e i Paesi Bassi. Il fratello Ferdinando I si prese la Germania, l'Austria. Così terminò per sempre un impero dove il sole non tramontava mai. Comunque sia, da Pietro è tutto, vi mando un bacione grande, vi voglio un sacco di bene, se siete arrivati fino a qua mettete like, iscrivetevi, lasciate un commento, perché per voi sembra facile fare tutto ciò, ma vi giuro che ci ho messo tipo 3 mesi soltanto per scrivere lo script e per registrare il video. E poi per editarlo io non so quanto ci impiegherò, ho paura. Un bacione, ci vediamo al prossimo video, questa è un'altra storia, ciao!